Prima di cominciare, cari spettatori di Turkey News Magazine, fate un respiro profondo e mettetevi comodi. Quello che state per ascoltare non è soltanto un aggiornamento sul mondo dello spettacolo, è il racconto di come una melodia possa trasformarsi in confessione, di come il silenzio diventi linguaggio, e di come due cuori che si erano allontanati inizino, quasi senza accorgersene, a ruotare di nuovo l'uno intorno all'altro. Prendete una tazza di tè, sedetevi, e lasciatevi guidare in una storia che ha scosso i social turchi, ha risvegliato una nostalgia diffusa e ha fatto nascere una domanda semplice e vertiginosa: l'amore può davvero ritornare con una sola canzone? Doveva essere soltanto uno speciale televisivo tranquillo, una serata fatta di domande leggere, piccoli giochi in studio e qualche performance improvvisata. Il classico programma che la gente guarda a metà, passandosi il telefono tra le mani. Ma a metà serata, tutto ha preso un'altra piega. Quando il conduttore ha invitato l'attore e cantante Barbaktas ad avvicinarsi al pianoforte e a suonare quel che sentiva, nessuno ha intuito quanto stesse per cambiare l'atmosfera. L'aria si è fatta più densa, le luci sembravano trattenere il respiro, e milioni di persone sul divano si sono spostate un po' più avanti, come per non perdere neppure un istante. Bara ha appoggiato le dita sui tasti, ha inspirato a fondo e ha lasciato che il silenzio riempisse lo studio. Poi, con una voce più pesante delle parole stesse, ha sussurrato: «Questa è per te, Yağmur. Forse non camminiamo più sulla stessa strada, ma certi ricordi non vogliono scomparire». Un mormorio ha attraversato il pubblico. Un cameraman, più tardi, ha confessato di aver dovuto fermarsi un attimo per non far tremare l'inquadratura. Perfino il conduttore, solitamente scattante, è rimasto in silenzio. Quello che è seguito è stato un lento, struggente brano turco legato da anni alla nostalgia, ai ritorni insperati, a quelle storie che non hanno mai avuto un vero epilogo. La voce di Bara ha vacillato una sola volta, proprio sul verso che parlava di porte lasciate socchiuse. Eppure è bastato. Chi stava guardando ha capito. Ha percepito l'intenzione dietro ogni pausa, dietro ogni tremolio, dietro ogni sguardo abbassato. Non era un'esibizione. Era una dichiarazione. In pochi minuti la chat in diretta è divampata. È evidentemente ancora innamorato di lei. Vi prego, ditemi che lei lo sta guardando. Devono tornare insieme. Non erano commenti, erano sospiri digitati. Ma lo stupore più grande è arrivato quando la trasmissione si è chiusa. 12 minuti dopo i titoli di coda, Yağmur Yüksel ha pubblicato una storia su Instagram. Niente lunghi testi. Niente video. Neppure un simbolo. Solo una fotografia in bianco e nero e due parole: «Ho sentito». Tanto è bastato per scatenare un'onda. Il post ha attraversato la rete come un lampo, trasformando un momento musicale delicato in un dibattito nazionale su amori perduti, seconde possibilità e sentimenti rimasti a lungo in silenzio. Un'amica di Yağmur, ospite in un programma del mattino, ha raccontato: non si aspettava un gesto del genere. Guardando quella scena si è commossa. Non era tristezza, era qualcosa di più profondo, qualcosa che non si era concessa di vivere per tanto tempo. Un'altra persona, vicina alla coppia, ha aggiunto che le mani di Yağmur tremavano mentre riguardava quella clip. Ha detto che era come riaprire un vecchio diario, ha confidato la fonte. Una miscela di calore e di malinconia. La storia tra Barbaktas e Yağmur Yüksel aveva sempre catturato il pubblico. Non per lo scandalo, anzi, per l'opposto. Per la sua verità. Fragile, umanissima. Chi li conosceva parlava di un legame troppo intenso per il ritmo del loro mondo. Lavoro incessante, orari impossibili, progetti che li spingevano in direzioni opposte, eppure una corrente emotiva evidente a chiunque avesse avuto modo di guardarli davvero. Non hanno mai rivelato i motivi della separazione, ma hanno sempre parlato l'uno dell'altra con rispetto. In un'intervista di tempo fa, Yağmur aveva detto: «Bara ha segnato una stagione della mia vita. Ci sono cose che restano impresse come segni sulla pelle. Oggi quelle parole brillano di una luce nuova. Da quando si erano lasciati non erano più apparsi insieme, fino a questa sera in cui, chissà se per caso o per destino,
la musica li ha sfiorati entrambi. Subito dopo la puntata, un profilo fan ha montato la performance di bar con vecchi video dietro le quinte dei due, sorrisi rubati, sguardi che raccontavano più di 1000 frasi. In meno di 24 ore, quel montaggio ha superato il 1.000.000 di visualizzazioni, risvegliando emozioni che molti spettatori pensavano di aver già riposto in fondo a un cassetto. Anche colleghi e volti noti hanno voluto dire la loro. Un'attrice che ha lavorato con entrambi ha dichiarato alla radio: la loro intesa si percepiva anche lontano dalle telecamere. Non era un effetto di scena. Era quello che erano quando stavano vicini. Quella frase ha acceso ancora più domande. Nel frattempo, chi è vicino a Bar giura che non si è trattato di una mossa calcolata. Un conoscente ha confidato: non ha suonato per farsi notare. L'ha fatto perché sente che la loro storia non è arrivata davvero all'ultima pagina. Ma Yamur? Potrebbe sentire la stessa cosa? 2 giorni dopo la trasmissione, alcuni fotografi hanno immortalato Yamur all'ingresso di un caffè di Istanbul. Cappotto lungo, un quaderno tra le mani, lo sguardo attento di chi non cerca attenzione. Eppure un dettaglio è emerso senza bisogno di zoom: portava l'anello che Bar le aveva regalato al 3° anniversario. Una fedina d'argento, semplice, con una piccola incisione all'interno. Nessuno ha osato domandarle nulla. Non ce n'era bisogno. Qualche sera più tardi, durante una serata benefica, i giornalisti l'hanno avvicinata di nuovo. All'inizio ha deviato con gentilezza, ma poi si è fermata, ha guardato verso le telecamere e ha detto: a volte una canzone riesce a dire quello che anni di conversazioni non sanno esprimere. L'ho ascoltata. E sì, mi ha raggiunta. Subito dopo si è allontanata, senza aggiungere altro. Ma in rete c'era già materiale sufficiente per far vibrare le timeline. Le parole chiave con i loro nomi sono balzate in cima alle tendenze. Sono spuntate petizioni per rivederli insieme in un progetto. Produttori e registi hanno iniziato a lanciare allusioni a una possibile collaborazione, e i fan hanno creato montaggi, teorie, perfino raccolte di brani dedicati a un eventuale ritorno. Il giorno seguente, alcuni paparazzi hanno fotografato Bar mentre usciva da uno studio di registrazione. Immediatamente si è parlato di un nuovo singolo ispirato a Yamur. A chi gli ha chiesto con decisione: parla di lei. Lui ha risposto con un sorriso piccolo, timido, vulnerabile: ci sono storie che meritano un finale diverso. 6 parole, e il web è esploso. Niente è stato confermato. Non c'è alcun annuncio ufficiale. Nessuna apparizione congiunta in agenda. Eppure qualcosa è innegabilmente cambiato. La distanza emotiva che li separava sembra diventata sottile come carta velina, pronta a strapparsi al primo soffio di ricordo o alla prima nota. Per ora, il loro ricongiungimento vive in sguardi indiretti, in gesti carichi di memoria, in una canzone che nessuno dei due pare capace di dimenticare. Qualunque forma prenderà questa vicenda, un secondo capitolo oppure un commiato elegante, detto con l'ultimo verso, l'effetto è evidente. Di una cosa possiamo essere certi: l'improvvisa dedica di Bar non ha solo toccato i sentimenti di Yamur. Ha riaperto qualcosa nell'immaginario collettivo, come se la loro vicenda rappresentasse, in piccolo, la domanda che ciascuno si porta dentro quando il passato bussa. E non è forse questo che rende questa storia così irresistibile? L'idea che una nota, un refrain, un sussurro fatto davanti a un pianoforte possa piegare il tempo e ricucire un vuoto. Mentre gli addetti ai lavori misurano i passi, mentre gli amici proteggono i silenzi, la folla osserva i dettagli. Le playlist crescono, le scene della serata vengono riviste, le parole "ho sentito" restano appese al filo del giorno come un promemoria. Si raccolgono ricordi, un'intervista in cui lui parlava del valore della pazienza, una foto scattata durante una pausa di riprese, un palco condiviso in un festival estivo. E ogni frammento, oggi, sembra più luminoso. C'è chi dice che, per ritrovarsi davvero, serva prima perdersi bene. Che sia proprio quel passaggio nella penombra a dare peso alla luce. Bar e Yamur, per anni, hanno camminato su strade parallele, a volte vicinissime, a volte quasi lontane, sempre però con la sensazione di un filo che non si spezza.
E se non si spezza, dicono, è perché qualcosa lo tiene. Forse una promessa mai detta, forse un ultimo abbraccio rimasto sospeso, forse una canzone non ancora terminata. Intanto, gli studi televisivi tornano a riempirsi di ospiti e la routine scorre, ma chi ha assistito a quella performance non l'ha più dimenticata. Gli addetti al suono ricordano ancora il silenzio in regia, i tecnici luci raccontano il bagliore caldo sulle mani di Bar, il pubblico giura che l'aria in studio sembra essersi fatta più dolce per qualche minuto. E in quel ricordo c'è qualcosa di raro, l'impressione che, per una sera, l'intrattenimento sia diventato verità. Ci avviciniamo così alla fine di questo viaggio emotivo. Se in questo racconto avete percepito anche solo una scintilla di nostalgia, speranza, curiosità o lieve malinconia, sappiate che non siete soli, siete in compagnia di una nazione che, per una notte, ha riconosciuto la forza di una canzone. E adesso tocca a voi. Qui su Turkey News Magazine, mettete mi piace, iscrivetevi e attivate la campanella per non perdere le nostre prossime storie. Ma soprattutto, diteci nei commenti, credete che Bar e Yamur torneranno davvero insieme? È la musica a ricucire i cuori o, magari, a volte preferite che devono guarire di nuovo? Se foste al loro posto, dareste all'amore una seconda possibilità? Le vostre parole guidano i racconti che verranno. Fino alla prossima volta, cari spettatori, che i vostri giorni siano sereni, le vostre notti melodiche, e il cuore aperto a ciò che Turkey News Magazine saprà raccontarvi.